Dicembre è il mese più magico dell'anno. Mettetevi comodi con una bella tazza di tè o caffè perché oggi vi racconterò le tradizioni natalizie italiane. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutto quello che ti racconterò in questo video. Iniziamo! Innanzitutto, Natale è il 25 dicembre, ma in Italia iniziamo a festeggiare il giorno prima, il 24, che si chiama la Vigilia di Natale o semplicemente la Vigilia. La vigilia non è un giorno festivo, non è un giorno rosso sul calendario, però in realtà è l'ultimo vero giorno che abbiamo a disposizione per prepararci alla grande cena della sera e quindi l'ultimo giorno per fare una grande spesa e anche l'ultimo giorno per fare i regali di Natale. Quindi molti italiani non lavorano la vigilia di Natale per fare queste faccende. La vigilia è anche il giorno del primo vero momento da passare in famiglia a Natale, cioè il cenone del 24 o il cenone della vigilia, una grande cena in cui ci si ritrova con la famiglia per festeggiare e passare del tempo insieme e soprattutto mangiare tanto. A seconda di dove siamo in Italia avremo delle tradizioni culinarie differenti, ma è molto tipico mangiare pesce la vigilia di Natale. Non tutte le famiglie italiane festeggiano il 24 sera, ma passano direttamente al pranzo del 25, il pranzo di Natale, un pranzo infinito con tantissimi antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. A seconda di dove ci troviamo in Italia abbiamo tantissimi piatti diversi della tradizione italiana. Ti consiglio di recuperare questo video dell'anno scorso in cui ti ho raccontato tanti piatti tipici italiani natalizi. Il giorno dopo Natale, il 26 dicembre, è un altro giorno festivo in Italia. È il giorno di Santo Stefano e anche in questo caso ci si riunisce con la famiglia e si passa del tempo insieme mangiando, scambiandosi i regali e giocando a carte. Per quanto riguarda i regali, molte famiglie aprono i regali il 24 sera, magari dopo il cenone o anche addirittura allo scoccare della mezzanotte. Tante altre famiglie italiane invece aprono i regali il 25 mattina, dipende. Una tradizione italiana molto carina, tipica dei bambini, è quella di lasciare un bicchiere di latte, qualche biscotto e qualche carota per Babbo Natale e per le sue renne. Passiamo ora ai simboli del Natale e studiamo un po' di vocabolario insieme. Partiamo dal mio preferito, che è il calendario dell'Avvento. Il calendario dell'Avvento è un calendario fisico che ci accompagnerà dal 1 dicembre al 24 dicembre. Ogni giorno apriamo una casellina di questo calendario e dentro ci sono dolcetti, caramelle, cioccolatini o piccoli regali. Oggi tantissime aziende creano il proprio calendario dell'Avvento, quindi vi assicuro che potete trovare qualsiasi cosa sotto forma di calendario dell'Avvento. Giocattoli, trucchi, cibo.
tutto. Un altro simbolo natalizio è naturalmente l'albero di Natale. Gli italiani di solito addobbano o fanno l'albero di Natale l'8 dicembre, che è l'Immacolata Concezione ed è una festa nazionale in Italia. Quindi la maggioranza degli italiani non lavora e ne approfitta per fare o addobbare l'albero di Natale e anche comprare i regali di Natale. L'albero di Natale si addobba con le palline e le lucine soprattutto, e così anche i negozi in città vengono decorati e addobbati con tutte queste decorazioni natalizie. In tutte le città italiane di solito abbiamo un grande albero di Natale nella piazza principale della città e poi altri piccoli alberi secondari nelle altre piazze meno importanti. Per esempio a Milano l'albero più grande e più importante è naturalmente in Piazza del Duomo, ma poi nelle piazze più piccole, secondarie, possiamo trovare altri alberi di Natale. Un altro tipico simbolo del Natale italiano è il presepe, o anche chiamato presepio, che è la rappresentazione della natività, fatta con delle piccole statuine. Ci sono tutti i personaggi di questa scena della natività: Maria, Giuseppe, l'asinello, il bue, i re magi, eccetera. La statuina di Gesù bambino di solito viene messa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. La città italiana più fanatica del presepe è Napoli. In questo periodo potete trovare tantissime bancarelle che vendono le statuine per i presepi, ma non solo quelle classiche della natività, anche quelle di personaggi famosi, celebrità, cantanti, sportivi, politici. Ce n'è anche in questo caso per tutti i gusti. Parliamo ora dei regali di Natale e sono due i verbi importanti quando parliamo dei regali: impacchettare, ma anche incartare il regalo. E con che cosa? Con la carta da pacchi, che si chiama anche carta da regalo, ma anche nastri, addobbi, fiocchetti, e poi alla fine scriviamo un bigliettino di auguri. Un regalo tipico di questo periodo natalizio è la stella di Natale, che è una pianta bellissima il cui colore predominante è il rosso, e proprio in questo periodo natalizio nelle piazze italiane potreste trovare tanti banchetti o bancarelle che vendono queste piante con scopi benefici, solidali. Quindi i soldi ricavati dalla vendita delle stelle di Natale spesso vanno in beneficenza. Un luogo simbolo in cui possiamo comprare i regali di Natale è il mercatino di Natale, che sono questi mercati in cui si vendono prodotti artigianali di solito, e la regione italiana più famosa per questi mercatini di Natale è il Trentino Alto Adige. Se ci passate, io vi consiglio di andare ai mercatini di Merano, di Trento e di Bolzano. E cosa mangiamo a Natale? Come dicevo prima, andate a recuperare il video in cui vi ho parlato di tutte queste tradizioni italiane regionali, ma oggi vi parlo specialmente dei due dolci tipici. In realtà anche di dolci l'Italia è piena in questo periodo, ma sono due quelli più popolari, quelli che in ogni casa troverete in questo periodo: il panettone e il pandoro.
Il panettone è un dolce natalizio nato a Milano. Ha una base rotonda, un corpo cilindrico e finisce con una cupola leggermente croccante. Il suo interno è morbido e ricco di canditi e uvetta. Il pandoro è un dolce nato a Verona. Anche questo ha una base rotonda, ma ha un corpo più alto di quello del panettone e finisce con una stella a 8 punte. Siamo soliti cospargere il pandoro di zucchero a velo prima di mangiarlo. Il suo interno è molto soffice e burroso e non ci sono canditi né uvette. Di entrambi questi dolci adesso sono nate tante varianti e quelle più famose sono al pistacchio e al cioccolato. In Italia c'è una sfida eterna tra chi preferisce il panettone e chi preferisce il pandoro. Fatemi sapere voi che cosa preferite. Io preferisco il pandoro. Prima di salutarvi ci tengo a dire che questo periodo dovrebbe essere un periodo magico, sereno e felice, ma per tante persone in realtà è un periodo nostalgico, malinconico e anche triste. Se è così per voi, sappiate che vi capisco e vi mando un grande abbraccio dall'Italia. Grazie per essere arrivati fino a qui, ricordatevi di mettere un mi piace, di scaricare il PDF che trovate giù nel box informazioni e scrivetemi nei commenti qual è la tradizione più tipica del Natale nel vostro paese. Grazie mille, buone feste e noi ci vediamo alla prossima video lezione.